Well, welcome everyone to the April 5th, 2022 edition of Genealogy, Omaha, Carlentini, and beyond. And as I mentioned before we started recording, I have roofers that are banging on my roof. So I'm going to pass it off to you guys and you can talk about current events or whatever until hopefully my cousin arrives, and then I'll make her endure the banging. Anyone going to the spaghetti dinner at Cabrini this week, next weekend? When is that? Sunday? I think it's a Sunday. It's Palm Sunday. I always get there late and then they run out of everything. Maybe you gotta do the takeout. So twice a year, Cabrini does a big spaghetti dinner for their church fundraiser, and they make big meatballs and have Orsi's bread. I don't know if we'll go to the dinner, but the Heritage Club is also selling sausage on the 9th, Saturday. Oh, are they? Yeah. Yeah. Have they had pretty good success with that? I've seen that they're always posted on the Facebook. They are doing well. You know, it's a good way to you know, get the word out and just keep people in the loop. No, it's going well. I think I'll call a volunteer because I think it's only about 3 hours and you just fill the orders. If everyone's ordered already, they just come and pick it up and we have to fill the order. So it's a good thing. Mm-hmm. Yeah. How much is the spaghetti dinner? I don't know, $7, $8, $9 maybe. Chris Mangano. There was somebody that came on with your name in their box. It was a gentleman. Do you know anything about that? Is he still on? No, he was here for a minute and then he disappeared. Oh. Yeah, I sent you a message. It's somebody that I work with. His name is Matt Sortino. Do you want me to see if I can? I don't know if I can send him the link and he can register himself and then he would join the meeting in progress. But I can't register him. I can't register for him. Oh, okay. While the meeting is in progress. Sure, if you want to do that. Okay. So where did you send me a message? Was it Facebook? Yes. You need his email or? Yes, please. It is D-O. Can you type it into the chat log, please? Sure. Maybe. There we go. Ciao, Sebi. I don't know if you can hear us. There you go. Thank you. Go for elk. Is he a hunter? I'm not sure. Okay, well, you guys were talking about the spaghetti dinner. What else is going on? Ciao Nick, Ciao, Sebi. sei stato in Sicilia? Sei tornato? In Sicilia, aprile 18. Ah, 18, ok. Sì. Ok. It's beautiful. Arrivano a Palermo aprile 18 e a Carlentini aprile 29. Okay, it's beautiful time in springs in Sicilia. Yeah, the orange blossoms. Ciao. Stasera non c'è nessuno, c'è poca gente?
Sì, ciao Lucy. Ciao. We need Eleonora. She said she was coming. I will tell her that you're here. Grazie. Ciao a tutti. Ciao Ehi. Silvana. Ciao Silvana. Ciao. Ciao. Hey Nick, my wife. Ciao. 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 Moglie. Moglie, sì. Buonasera. Buonasera. Come si chiama tua moglie? Marianna. Marianna. Mariana. Ciao Mariana. Marianna. Marianna. Marianna, sì. Ma io vi conosco? Chi siete? Aspetta. Mangiameli. Mangiamele. Siete di Carlentini, vero? Sì, certo. No, lei è di Lentini. Io Lei di Lentini. Ma ci siamo, io ho l'impressione che sono delle visi che conosco. Ma può darsi, però è tanto tempo che manchiamo adesso. Silvana, Sebi, Sì. la famiglia di Sebi vivono vicino a la nonna di Silvana Randazzo. Ah, in via... Aspetta, come si chiama? Via Giovanni da Porta Procida. Ah, via Giovanni da Procida, sì, 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 sì. E quando lì è- ci abitava Nuccio Mangiameli con Pinuccia, via Giovanni da Procida. Noi E abitavamo allora- proprio la porta accanto ai parenti di Nick Cimino, con Martorida Cimino. E io queste non me le ricordo. Io mi ricordo che lì ci abitava Nuccio Mangiameli con sua sorella Pinuccia, che eravamo a scuola insieme. Pinuccia Mangiameli. Siete parenti? Ma lei che abita a Carlentini? Sì, sì, sì. Io sono Ah. la moglie di Roberto, quello che ha il negozio, take-off a Carlentini, Roberto. Do, in do via we, Cavourro. do we Io have ho 40 anni. tree at all? Because I was digging up some Mangiamelis in my tree recently. Eleonora non c'è ancora? Non si è collegata? I just sent her a message. Eleonora. No. Ciao. Tua cugina non c'è? No. Come si chiama? Io a Carlentini sono venuta diverse volte quando ero più giovane perché avevo un'amica, la Calabrò, la figlia di Chi è Stato, e venivo sempre da lei. Ma chi? Piera? Piera Calabrò? Calabrò? Piera? No, Pina. Pina Calabrò. Sua nonna aveva la bottega che vendevano alimentari. Abitava nello spiazzo vicino alla villetta, qua È giù. quella che dico io, però questa che dice lei è la sorella. Perché Ah, c'era una sorella che si chiama Pina e una che si chiamava Piera, che abita fuori. E questa Piera è molto Sì, amica sì, di mia sì. sorella. Sì, non mi ricordo se si chiama No, no, aveva Piera. la sorella che si chiamava Pina e la mamma faceva la sarta. Sì, Pina era la grande, mi ricordo. Papà Era la faceva grande la e sarta. Piera Sì. era la piccola. Perché E il papà faceva il sarto. E il papà che faceva questo non me lo ricordo proprio tanto bene perché io ero più piccola rispetto a loro, quindi però mi ricordo la nonna, la signora Turco che è Pistone, Pinuccia Pistone, giusto? L'unica Sì, famiglia la signora che Riocco conosceva era quella, la certo, lei Calabrò. conosceva solo la famiglia perché lei ci andava, però io conosco la nonna, certo, come, certo che li conosco. Ciao a Ciao tutti. Eleonora. Scusate il ritardo, sorry for the delay. Prego, Prego, ciao Eleonora. prego. Buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Ah, che bella famiglia stasera. C'è Lusi, Sebi Mangiameli e la moglie, piacere. Ci vediamo di presenza per la prima volta. And then, hi everybody.
Hello. Ciao a tutti. Ciao Nick. Oh, Leonora, I've got Eleonora. everybody coming at me at once. Ciao there's Lucy, what a surprise. We have Lucy Latina stasera. Sì, sì, Ciao già a l'ho visto. tutti. Puoi chiedere a Mary, Mary, hai ricevuto i documenti? Mary Kay. Sì. Lucy, she's asking if you have received the documents. No, did you send them this week? I haven't looked. Last week. Last week, let me look. Is it paper By or electronic? Email. By email or email? Email. Okay. Oh, no, not Mary yet. Kay, double check the trash because sometimes it goes straight in the trash. Allora, Seppi, Mangiameli, Oh, mi postal. ricordi il nome di tua moglie? Siamo Marianna. parlati al telefono. Marianna, buonasera. Lucy Latina, lei è la responsabile dell'ufficio anagrafe di Carlentini. Stato civile. Stato civile, mi confondo sempre. Ufficio anagrafe invece è Rino. Ok. E quindi la disturbiamo sempre per tutti i documenti che ci servono. Eleanor, tell Lucy thank you. È collega di Antonella Russo, allora, che lavora in comune. Non siamo La lo stesso conosce a ufficio. Russo? Certo, certo. Però siamo in due edifici differenti, del comune, ma edifici Io ero molto amico del papà di Luciano Russo e la figlia è la madrina di mia figlia, la madrina di Cresima di mia figlia. Siamo proprio intimi. Ok, ho capito. So they know each other. Io adesso vi Common saluto, vado di là. Ok. Vi saluto. Buona Un serata. abbraccio, ciao. Anche a lei, arrivederci, arrivederci. Allora, Mary Kay, did you find them? No, but I will check my mail. I don't think they've come yet, but I will check. Because I'm the one that brings the mail in every day. I would notice it. ma una PEC, ascolta. Mary, ho spedito una PEC, una posta certificata. Strano che tu non l'abbia ricevuta. She has sent what we call a certificate email that we need for official documents. It's a special type of email. Yes, I have. I set one up, so I will check that now to see if it came. So I think that maybe it went in the garbage. I send her the original. Oh, thank you. Thank you. Ok. Grazie Lucy per tutto il lavoro che stai facendo per noi. Ok, basta che mi dia l'indirizzo che non c'era quando ha fatto la richiesta. Per questo l'ho spedito email. She needs you to give her your address because when you made the request, your address was not there, so she cannot send you by mail physically the papers. So give her privately your address and then she can send to you as well. I got the email here, but I will give it here. I'll send it to her. Adesso l'ho trovata l'email. Che bello. Come sta andando Lucy con il nuovo programma? How is going on with the new program? Last time that we talked with Lucy, she was very busy at work because the municipality has decided to digitalize all of the documents and to change the program. And this huge change gave her a lot of work to do.
Adesso come sta andando meglio? Dopo aver preso un po'... Sì, ormai comincio a conoscerlo, già molte cose, infatti riesco già a rispondere a tutte le mail che erano. Pertanto se qualcuno non ha ricevuto, me lo dica che io lo faccio entro breve tempo. Ok. E- Francesca un'altra Iaia, poi cosa. l'hai trovata? Sì, perché la data che mi aveva dato era diversa, era 1893, mentre lei era nata nel 1890. Ecco perché Ah, non l'avevo trovata. Erano 3 anni di ah, differenza. Però l'ho certo, trovata e gliel'ho inviata, sia grande. cartacea sia PEC. Però se vogliono, se hanno una PEC, una posta certificata, No, in America no, non non esiste funziona. Melinda. questa. Allora, se loro Ciao, vogliono, Emanuele, Eleonora, se loro vogliono, io li rispedisco con una posta raccomandata, dove loro poi mi devono dare la certezza che loro l'hanno ricevuta. Perché Ok, le cose che io ho mandato prima, Nick, Patrick, e io le ho mandate come mi avevano mandato loro, posta ordinaria. E pertanto non mi possono dire se sono arrivate oppure no, non possono garantirmi che arrivino, perché non è certo, una posta garantita, tipo l'andata a una posta, sai, quelle raccomandate andate e ritorno, sì, sono più serie, tra certo, virgolette. certo. Pertanto, se loro non l'hanno ricevuta, io entro e se hanno urgenza di averlo cartaceo, io gliele mando questa settimana con posta andata e ritorno, che è una posta diversa. Ok, Perché loro mi avevano perfetto. mandato le buste preaffrancate, ma non andavano So, tanto. Lucy, she has received, too bad that tonight Nick Gibilisco is not here. She has received from him and maybe from Nick as well, envelopes with the stamps that are regular post, regular mails. But she's saying that the next time she prefers to send to you what we call posta raccomandata. That means that on the top of the envelope, there is another smaller little paper that you have to sign. And that little paper, like a postcard, will come back to the person who sent the envelope. So she will be 100% sure that you have received that envelope, seen that we're talking about important documents. Sometimes people, they forget to say that they received, so they are 100% sure in this way. And Nick is asking in the chat if you will be available to meet him in the ufficio anagrafe. Nick, not Yeah, I put the wrong date. It's May not 2nd. April 30th, May 2nd. Quindi lui, Nick, sarà in piazza Carlentini e farà un incontro al municipio con il sindaco alle 9 e con Pippo Fileti. Tra l'altro questa settimana Nick ha condiviso con me queste lettere che ha mandato a Pippo Fileti 30 anni fa. Nick, would you like to share the letters that you sent to me? Sure. È una storia lunga quella di Nick con Carlentini, perché la prima volta mandò sta lettera a mano negli anni 90, poi Pippo Fileti gli ha risposto, poi quando è venuto qui si sono incontrati già una volta, mi sembra, adesso glielo chiedo. Quindi proprio lui è contentissimo di fare di nuovo questo incontro e la conoscenza anche del sindaco. Il 2 maggio mattina alle 9 lui poi verrà con Pippo Fileti all'ufficio anagrafe Stato Civile. Lusi, tu ci sarai il 2 maggio? Sì? Aspetta, sei... Sì, no, a parte tutto avrò piacere di conoscerlo sicuramente, farò di tutto per esserci, ma sono presente in ufficio, quindi mi È vedrai. una data semplice da ricordare, l'indomani del 1° maggio ci sarà la figlia di Silvana a tradurre, perché per me purtroppo è altissima stagione, io sarò al lavoro con i miei gruppi a Ragusa, però poi appena finisco a mezzogiorno lo raggiungerò. Però quindi ci sarà Erika, sì, vero? ci sarà Erika Okay. per tradurre e ci sarà ovviamente anche
la moglie di Nick, Robin, ci sarà, non so se il sindaco vorrà fare due passi, però ecco, mi piacerebbe che Ha gli detto di facesse sì, un Nick. po'. Ha detto che ci incontrerà alle 9:30. L'ha scritto ora. Sì, alle 9 al municipio col sindaco. Poi non lo so se il sindaco ha altre cose da fare, se va pure lui all'ufficio Ah, ho anagrafico. capito. No, non glielo... Vabbè, ma non l'importante è che glielo- si incontrino. Sì. This is the letter that Nick wrote for the first time to to the municipality, right? 30 Nick? years ago. Sì, Oh, wow, 30 yeah. anni fa. Allora, and E how quale did you sindaco c'era translate 30 it? anni fa? 30 anni fa How- c'era come sindaco lo zio di Giuseppe. Di Giuseppe 30 Stefano. years ago, the mayor was the uncle Forse of the perché actual mayor. So go back to the first letter. Rosario e Pichello. I would like to read Penso. what you wrote. How did you translate it at the time? Come l'hai tradotta all'epoca, Nick? So back in the day, there was this service called Prodigy that I belonged to, and there was a guy that offered translation service, and so it was this guy Daniel Else that I wrote the letter, and he put it in Italian for me, and I mailed it. Of course. Now with Google, how easy È un is our life? secondo. Ora, in 1 second, now in 1 second we have a translation. All'epoca lui è dovuto andare in questa associazione, in questa organizzazione di traduttori, e questo ragazzo Daniel Else ha fatto la traduzione per lui, cioè cose incredibili. Allora, let me see, ufficio anagrafe, comune di Carlentini, provincia di Siracusa, Italia. Gentilissimi signori, gentlemen, how can we say? Gentlemen, desiderando conoscere la storia. So I would like to know this history of my family, and I ask, please, if you can send to me the certificate of the state of the family of the Sir Antonio Cimino, born in Carlentini, 24th of December 1878. His parents were Sebastiano Cimino and Carmela Grasso. I include in this in this letter, $5 to cover the cost of the certificates and the 2 international postcards of answer that are for the necessary stamps. Conosce se alcuni dei miei ancora vivono. Do you know if some of my relatives live still in that area? If they are there, I would like to know. Sarei così felice avere i loro nomi. I would be more than happy to have their names and addresses to get in contact with them. Egregio signore, gentlemen, I thank you a lot for your help. I hope to receive a gentle answer as soon as possible. I send you mine best sincere greetings. Nicholas Cimino. 30 years ago. Now you know exactly the addresses, who is there, where they are waiting for you, meeting them, how many steps. And let me see this one. Non la leggo in italiano perché noi possiamo seguire, giusto? Comune you di don't need to read Carlentini. all these names, but if you go down to the bottom there, where it says Nel Nostro Comune, read that paragraph. So seeing that Italian English is part of our goals, we use our let's say meetings as lessons as well. Let's follow. Let's try to exercise trying to follow in Italian, and I translate it simultaneously. Gentili signori,
delle ricerche effettuate nei nostri registri risulta che da Sebastiano Cimino e da Carmela Grasso sono nati 4 figli. So, gentlemen, from the researches made in our registers, it seems that from Sebastiano Cimino and Carmela Grasso were born 4 kids. Alfio Cimino, nato a Carlentini il 7/8/1872, Antonino Cimino, nato a Carlentini il 23/12/1878, Sebastiana Cimino, nata a Carlentini il 21 gennaio 1886 o 96, Nick? 96 I or think 86? it's 80. 86. Rosario Cimino, nato a Carlentini il 2/4/1892. I want to translate this part because I think it's very easy. Alfio Cimino get married, si sposò con Rosa Golizia il 1 gennaio del 1897 e sono nati 5 figli. 5 kids were born: Carmela, Sebastiano, Sebastiana, Salvatrice e Antonino. Antonino Cimino, 1919, si sposò con Maria Ossino, che era nata a Lentini nel 79, 10/3/1879, e ebbero 3 figli. So, Antonino Cimino get married with Maria Ossino, who was born in Lentini on March 10th, 1879, and June 30th, 1903, they get married, I think. And they had 3 kids. Carmela, born the 28th of April and died the 14th of October 1903. And then again Carmela, 2 Carmelas, I think. Yes. Because they lost the first and they gave the same name to the second. Mhm. So another Carmela, un'altra Carmela, and then Giovanni. Of this branch of the family, we don't have other news because Antonino Cimino si trasferì, moved to the United States in the 1909, and from there starts the story of Nick. That's why you are here. That's now. why I'm here. There. You're there now because he moved. Sebastiana Cimino married Luciano Inserra the 22nd of October 1904, and they had 3 kids, Carmelina, Salvatore e Giuseppe. Rosario Cimino. So Sebastiana Cimino is the grandmother of Salvatore Di Giorgio, who you went to visit for me. Ok. Rosario Cimino si sposò con Carmela Idolo il 28 my agosto mystery del man. 1921 e si trasferì a Lentini. Nel nostro comune vivono attualmente molti vostri parenti. Se volete altre Allora, notizie... Eleonora, sono quasi sicura che questo Giuseppe Inserra, nato il 13/6/1924, è il papà del dentista Inserra. Luciano Inserra. No, qua guarda dove c'è scritto Sebastiana Cimino si sposò con Luciano Inserra il 22 e ebbero 3 figli, Carmelina, Salvatore e Giuseppe. E Giuseppe, sì. Questo Giuseppe, nato il 13 settembre del 1924, che era super giù coetaneo di mio padre, penso che sia il papà di Franco Inserra, il dentista di Lentini. Sì, perché io sono andata a provare a parlare con la professoressa Pistritto e Che loro sua hanno moglie? parenti. Sì, E loro allora, hanno parenti là. e allora Nick è parente anche di Franco. I think so. Sicuramente. Aspetta, Gloria, questa gliela manda alla mia professoressa. So, she's saying that Giuseppe Inserra, almost 100%, is the father of Franco Inserra, who is one of the most important dentists that we have in Lentini. And he gets married with my teacher of philosophy that I had in the high school, and I have such a good relationship with her. After 20 years we still talk. Non lo so se Sebbi Mangiamelli, lei si ricordi Certo. no, allora Pistritto, Marinella
Marinella Bistritto, sì, Marinella Bistritto. confermato. Sì, sì, La sì, conosco. Marinella Bistritto. Ma And Siamo quasi Marinella coetanei. Bistritto è la moglie di Franco Inserra. Certo, Marinella è la moglie. sì, sì. And actually, you are related. So if this is in your family tree, 100%, he has Anche one. perché il figlio di Franco si chiama Giuseppe. Sì, it's true. And he Però was non in lo the so, high school io with me. suppongo che sia questo. Sì, Marinella Bistritto, I already went to talk to her, and she told me that she has a lot of relatives in the United States as well. She was very happy to get involved, and she was the one who told me to start cultural exchanges with the students, for example. Non è in pensione with the- ormai Marinella? With the high school. No, mi pare ancora no, o se forse c'è andato da poco, non lo so. Noi ci siamo visti Se non è prima andata del in Covid. pensione ne manca molto poco, se già non è in pensione, perché Sì. ha 3 anni più di me Marinella, quindi ne ha 66. Sì, sì, sì. She has been for me the best teacher that I ever had in my entire career. Anche per i miei Between figli. elementary, middle school, high school, and university. She has been the number one, top of the top. And he has created the best dentist studio. It's a reality in Lentini that gives a lot of job to a lot of people. Almost 25 people, they work in this studio, including his kids. Even if Giuseppe Inserra, who is my age more or less, he went to Rome first to study cinematography, how to become a movie director, and then he came back and then he helped the father managing the business of the family. Nel nostro comune vivono attualmente molti dei vostri parenti. Se volete altre notizie potete contattare il signor Angelo Randazzo, che è figlio di Salvatrice Cimino. Il suo indirizzo è Angelo Randazzo, Carlo V 26. Quindi questa è la risposta di Pippo Fileti. Sì, Pippo Fileti with his signature. Bravo Pippo all'epoca, ha fatto un'ottima ricerca. At that time, Pippo made an excellent job in terms of researches and finding all of those information. So in our village, in our comune, there are a lot of people who are your relatives. If you want to know other news, you can contact Angelo Randazzo, who is the son of Salvatrice Cimino, and then he gave him even the address and the telephone number. Amazing. I think for that time, now we have technology, now it's easy. We wanted to know Angelo Randazzo, we go on Facebook, we can have the possibility to talk immediately, but at the time you have to wait for. And then what about if that telephone number didn't work? What about if it wasn't written in the right way? And people, they couldn't get in touch. Sometimes I think that there was a huge hand of the destiny. Ma anzi, gli ha dato tantissime notizie. Speaking of destiny, Salvatrice Cimino was the neighbor of Sebi Mangiameli. Esatto, cioè infatti parlando, dicevo questo, Sebi, che giustamente all'epoca, oggi con Facebook, chi è Angelo Randazzo? Lo voglio cercare, vado online e lo troviamo subito, abbiamo anche la possibilità certamente di parlare immediatamente con le persone, anche di una certa generazione, perché ormai per fortuna più o meno anche per compagnia siamo più o meno tutti su Facebook, di tutte le età, quindi possiamo veramente trovare chiunque ormai, ma all'epoca bisognava aspettare che sta lettera poi la risposta, e se per caso un numero era sbagliato, scritto ma guarda, sbagliato. ai tempi quando mio zio era in America, io ti parlo degli anni 60, perché poi mio zio è morto nel 66. Per fare una telefonata, mia mamma se ne andava nella cabina pubblica dove c'era, la mettevano in connessione con l'America, cioè era una cosa difficilissima. So in the 60s, for example, even to have a call was even difficult. So Silvana's mother, to call to the United States, she had to go to the public telephone, put a lot of money. No.
No, Eleonora, No, non era la cabina pubblica, era una cabina privata in una specie di edicola che c'era a Carlentini, che avevano questa, cioè, capito, per le chiamate internazionali. Le cabine okay, non now I esistevano understood. proprio. Was a, Non was esistevano a neanche A Carlentini telephone? c'era il centralino, ti Era mandavano il l'avviso a centralino, casa, esatto. ti Nella mandavano via l'avviso, ti Raffaello. mandavano a chiamare e poi quando era ora Sì. chiamavano. Ti ricordi? Era Mettevano nella in via connessione. Raffaello. There was this telephone inside a newspaper shop, what we call edicola, Sì. where we sell A all Bibita, the a Carlentini newspapers. era via Raffaello. In Io mi Carlentini there ricordo. was just one, so they used to send the advertisement with a small Sì, postcard aspettavano lì before che li at what chiamavano. time Sì. your call was going to arrive, and that day you had to go there in this shop and wait for that your call was coming, or the opposite. You asked for a call, so you had to wait and go there at the day of the appointment, hoping that on the Bisognava other stare, side they were going to answer you. No, che E quindi c'entra? Ma bisognava Nick stare diceva, attenti. a proposito di destino, pensa un po' quanto è piccolo il mondo, che Pippo Fileti all'epoca nel 92 gli mandò questo indirizzo di Angelo Randazzo, che poi è scritto con 2 S, no, con 2 Z, È e giusto. il vicino di casa di Salvatrice Cimino è Sebbi, che adesso è qua con noi. digli che è il figlio Alfio, quello che è morto, il fratello di Angelo, era il mio patrino di cresima. Sì, Quindi c'era questa specie di parentela. Sì, allora era così, vicini. The other son, Alfio, who passed away, was Sebi's godfather of the confirmation, because we can have different levels of godfathers, let's say, baptism or confirmation. Usually the baptism is more important. So when we are godmother or godfather, we have a kind of responsibility towards the kids. The confirmation, they are already older, but we usually the parents, they choose you because they want you to be an example for that kid that is going to be adult soon. I think it's the same in the United States, isn't it? Ok, signori, ciao a tutti. Ciao. Sebastiano, buona serata. Ciao Arrivederci, Sebbi. alla Grazie. Alla prossima. prossima. Ciao, Ciao, ciao. grazie per Alla esserci prossima. stato. Ciao Sebastiano. Ciao. Eleonora, ti volevo dire una cosa. Lusi, che belle emozioni. Dovresti dire a Nick che stasera Ermelinda ha provato a collegarsi, ma aveva dei problemi di linea e quindi non ci è riuscita a collegarsi. C'erano sia lei che sua sorella, ma purtroppo non sono riuscite a collegarsi. L'ho chiamata proprio 2 secondi Ermelinda, fa. she apologized. She was keep trying and trying to get connected, but she has no connection where she is. So she's not able to join us because of that connection. Collegarsi, non She so hasn't perché. been able to get connected with us, and Silvana, she doesn't know why. Va bene, vediamo, un giorno magari riusciremo a essere tutti quanti in una sede e chi lo sa se non ci collegheremo tutti insieme. Ti pare. Delle belle Sarebbe bello, perché se fosse gruppo. stata qua Ermelinda avrebbe parlato qua insieme a me. Infatti, basterebbe riunirsi e usare questi momenti anche come momenti per poter passare una serata insieme. Certo. Who knows? Maybe one day we will be again able to gather all together, and maybe in Carlentini we can have a group calls using those Zoom meetings to gather together and have a different evening, spending time with friends. Bene, Lucy, allora io vorrei chiederti, quindi adesso con questo sistema operativo è molto più semplice poter accedere ai documenti? No, non è molto più semplice, ho più tempo io perché ormai lo conosco e quindi faccio meno fatica a fare l'ordinario, quindi sono più veloce io. Okay? Sì. So Lucy, she said, no, it's not easier, it's that I know it better, so I know how to use it, so I waste less time than I used to
to waste before, because now I understood how it works. So the majority of the everyday work is easily done, and more time to do extra things. While before I used to waste a lot of time to learn this new system that now I understood. Bene, sono contenta. Grazie, grazie. Eleonora, Lusi, visto che c'è tutto. Chris stasera, Chris Mangano, Sì, vorrei chiederle com'è andato l'incontro con Santo, che qui ancora non è convinto di questa cosa. So Santo Silvana is sapiente. asking to Chris if you had the chance to meet Santo. I have not, but my cousin Mary Lou has been in contact with him. Lei non lo ha contattato, però Mary Lou sì. Ma lui ha capito che sono veramente parenti o Cambi. ancora ha dei dubbi? Non ho capito la domanda, scusami Silvana. Perché lui aveva molti dubbi, siccome penso che suo nonno ha avuto una storia particolare, cioè con loro erano un po'... perché si era separato dalla moglie, quindi con lui proprio con i Sapienza non aveva molti contatti. Quindi quando io gli ho detto questa cosa, mi ha detto, ma mio nonno non mi ha detto mai niente, eccetera, eccetera. Però la realtà è che sono veramente parenti. Quindi volevo capire se poi hanno parlato di questa cosa qua, di questi suoi dubbi, se li hanno chiariti. Because Santo, he had a lot of doubts because of the story of his grandfather who gets separated with the wife, and at one point this guy, he hasn't been in contact with the Sapienza that much. So that's why Silvana was asking if he has been able to ask to you or Mary Lou, now that we know that he get in touch with Mary Lou, if he has been able to find let's say an answer to his doubts, to his questions. I don't know. I have not asked Mary if she has talked with him anymore. Yeah, maybe next time if she will be around, we will ask him. La prossima volta se ci sarà Mary Lou glielo chiediamo. Tra l'altro Mary Lou è Per anche... curiosità. Mary Lou, così come Chris e sua sorella, loro sono parenti di... oh mamma mia, la signora che ci sono andata anche a trovarla a casa, che va ai Boy Scout anche, Rosaria. Rosaria Bonfiglio. Sì, Rosaria Bonfiglio. Sì, Sì, Rosaria Bonfiglio. Quindi sicuramente li inviterà quel giorno, saranno insieme quando verranno ad agosto per poter fare una bella scampagnata o andare al ristorante tutti insieme, perché da questa parte ne vengono 8 che sono tutti imparentati. E dall'altra parte sono carlentinesi, sono tanti. I think on our side you are at least 4 or 5, right? All together, same family, Chris. That are coming? Yeah, you, your sister, Mary Lou, the husband, her husband, her niece. Yeah, her niece. Is so at least you're 5. 5 of our family. Yeah. There's and on our side here, Rosaria Bonfiglio and company, they will be more than 30 people. So oh my I guess goodness. Yeah, you will meet a lot of people. Wow. Sì, non lo sapeva lei. non ne aveva idea. Sì, sì, you will be in a big family. Sì, sì, bellissimo. E ora vediamo se riusciamo a organizzare la sera prima di Santa Lucia con un ospite d'onore. Non voglio sbilanciarmi troppo, perché se poi non va bene in porto ci rimango troppo male. Di questo però, ospite d'onore andiamo a dire. Dovrebbe essere uno di loro che viene a cantare a Carlentini, e facciamo la festa di Omaha con loro, una bella di loro cena. È solo Carmelita canta. Certo, infatti non lo puoi nascondere. So I would like to... A proposito di Carmelita, io oggi penso di aver trovato una parente di Carmelita. Carmelita, lei conosce are you with us?
Sì, ma infatti questa ragazza mi ha detto che ora ha delle foto di qualche parente che si sono incontrati qualche anno fa con dei parenti americani per capire se è So questa signora. Sì, ma avrebbe piacere di let's incontrarla see. se sono per We keep parenti. our fingers crossed if this summer we will be able to organize for the first time a festival that I would like to do so hardly, so badly, and I don't want to say too much because I would like to make it real. So when in our tradition, when we have a project and we talk too much about it, it's not it brings bad luck, this attitude. So it's better to shut up as long as the things aren't done. So let's change the topic. Tammy, she's asking, can I ask if a child's parents died, then did the godparents take the child? Questa è una bella domanda. Da noi, nella nostra tradizione, lei sta chiedendo se per esempio i genitori del bambino muoiono, sono i madrina e padrina che prendono il bambino? Sono i parenti, assolutamente no. No, sono i parenti, no, unfortunately più stretti. no. Are Gli the zii. closest relatives, the uncles, Certo. the aunt, the grandparents. I nonni, certo. If I nonni. there is nobody, obviously they could be a solution. Yeah. Se non c'è nessun altro nella famiglia, loro potrebbe essere una soluzione, però di solito Ma è difficile, sai, perché in genere si altro... portano in una casa famiglia, così. Is mostly, yeah, is mostly Li dovrebbero godfather, adottare. godmother here in Sicily is mostly related to the Catholic tradition. Just for the ceremonies, but for example, every single family, every single relationship has its own balances. But for example, if here the kids, they have difficulties, economical difficulties, the godfathers, godparents, they're not obliged to provide economically for the kids, for example, while I know that in Ireland, they do like this. It's a common habit. What about the United States, Tommy? If a child has economical difficulties, can ask the help of the godparents. Eleonora, we had a cousin who's one of my aunts, excuse me, one of my aunts passed away after childbirth. Sì. And when she was 10 days old, I think, or 20 days old, and the aunts ended up raising her. Ah, 10 All my days. aunts and her aunts raised her. Yes. Quindi, per esempio, in alcuni paesi come in Irlanda, se i bambini hanno difficoltà economiche e non hanno i genitori che possono sostenerli, i primi che entrano in gioco sono i madrina e padrina, ma proprio legalmente parlando è una responsabilità. Da noi è più una tradizione legata alla religione. Perché non ha niente a che vedere, appunto, la religione con le leggi dello Stato non ha niente a che vedere. Poi hanno fatto le convenzioni, sai, per quanto riguarda i matrimoni, che come si chiama, una specie di concordato, che in pratica la cerimonia religiosa comporta anche la parte, come si chiama? Sono i patti lateranensi, sì. E comporta anche la parte legale, però sempre una parte finale, diciamo, perché la prima parte si svolge dentro il comune. Certo. Quella no, è concordatario con quei patti. Al momento in cui tu ti sposi in chiesa vale anche per lo Stato, infatti il parroco, quando però il prete, dipende quando dal fa il tipo di matrimonio, legge gli cerimonia. articoli. Però ascolta, ci sono anche delle cerimonie solamente religiose. Tu ti puoi sposare solamente in chiesa senza avere gli effetti civili. Sì, certo. Questo può succedere. Sì, certo, però succede. c'è il concordato che tu puoi fare l'unica cosa direttamente in chiesa, ma sempre i documenti vanno sbrigati in comune, i documenti, giusto? Prima del matrimonio. Vanno sbrigati parallelamente al comune e in chiesa. Sì. Allo stesso, però tutti e due devono concordare, tutti e due devono dire la stessa cosa, dal punto di vista religioso. Mi volevo rifare alla domanda che i padrini si assumono le responsabilità. Ancora oggi, cioè religiosamente parlando, si ha un dovere morale.
religiosamente Certo. parlando. Legalmente, hai ragione tu, no, legalmente non Gli si effetti c'entrano. legali non ci sono. Yeah. È solamente dal E punto di quella è vista esclusivamente religiosa, non c'è un So comportamento. Lucy is saying, religioso. Christina, that is a religious pact. The godparents here, they have mostly a moral duty towards the kids. So if they get along pretty well, they can get involved into economical decisions, etc. So it's very personal as topic. Every single family has its own balances, let's say. Sì, grazie. Molto interessante questa domanda. So Tammy and I were discussing this earlier, and I believe it's your grandfather. Is that correct, Tammy? Yes. Okay, so her grandfather showed up at Ellis Island and was being escorted by a woman who was his ward. Or no, he was the ward of this woman. It Is that said, the terminology that it they said, use? yeah, basically it said that he was the ward of Agata Bergoglio. What does it mean, a word? Like the globe, the word? It's You are the word no, for me? ward, W-A-R-D, is a term that means that you are under the care and custody of a person. See, I didn't know if that Custody. was, Okay. In custody. Okay, so he was under the word of this lady because he was lonely. Yeah, we don't know. see, he was she was listed, and then there's 5 other people, and then the child is listed, which makes me wonder, why is this child not next to Agata? But when I look, and of course the page is torn off where all the names are, but I have the numbers and I see where they're going, and that's all very familiar with other family members in St. Louis, Missouri, yeah, here in the United States. So it's very complicated, and I'm not, it's anyway. What So a I was story. listening And to the paper, in that part where there were the names, the paper was scratched so you cannot see the names? No, it's torn. It's torn. It's torn because it's old. 19. Yeah, it's torn. So there is a part missing. Well, they were actually held. They were detained. Agata and Vito were detained for questioning when they arrived at Ellis Island. They were not sick. But was your grandfather? This is what we were believing. Yes, and grandfather from Carlentini? No, he's from Cinisi. Cinisi, Yeah. ok. Che storia. Prende il suo nonno invece era di Cinisi e arrivò a Ellis Island sotto la custodia di una perfetta sconosciuta. E lei, quando andate a rivedere i documenti a Ellis Island, perché c'è questo sito che li ha digitalizzati tutti, è bellissimo, praticamente giusto nella pagina dove c'è il nome di suo nonno c'è una parte strappata per cui non si leggono i nomi, e c'è il nome di questa signora che poi è stata dichiarata che fosse lei la custode di suo nonno. Tutti certo, l'avevano affidato. Una serie di nomi in mezzo che si pensa fossero veramente i suoi parenti, quelli con cui lui stava viaggiando, e poi alla fine c'era il nome di sto bambino che di solito va annesso a tutti i membri della propria famiglia. Invece poi è stato affibbiato subito dopo a quella sopra. E però lei si sta chiedendo ancora oggi, infatti, questa domanda: dove sono, chi sono? E quindi sta ancora bisognerebbe fare delle ricerche su come avvenivano i viaggi allora, a chi questi bambini a chi venivano affidati, perché per esempio il film Il Padrino, quello lì che si chiama Don Vito Corleone, perché si chiamava, nel film dice che lui diceva da dove, come ti chiami? Diceva Corleone, che era il paese di origine, e gli misero il cognome Vito Corleone, ma non si chiamava Corleone, aveva un altro cognome, ora non mi ricordo qual era. Però la storia del film è questa.
See, a Quindi lot of queste cose mistakes avvenivano. made in Ellis Island, putting the names of the places where they came from rather than their really Certo. family name, the real family names. And so you have, I know that in St. Louis, there is a huge Italian community called The Hill. Exactly. Yes. Yes. See. Yes. Okay. I had a lot of guests in my groups every single day. I have American groups, and every morning I talk to everybody about our story. Carlentini, Omaha, how OET, my company has changed my life. One day, I have it here, perchance, Tammy. The word is so. One day I finished saying our story, then we get connected, and now Visto we are Eleonora, ho aware. trovato qua, visto? Il padrino si chiamava Vito Andolini, poi chiamato Vito Corleone. The Godfather Andolini. in the movie, when he arrives, he said Vito Andolini, and then they couldn't understand this name Andolini, and they brought. No, il nome gliel'hanno storpiato quando è arrivato in America, non è nel film. Sì, Cioè, sì. poi, cioè, il vero cognome era quello, però poi siccome lui diceva Corleone, perché era nato a Corleone, non capiva le domande che gli facevano, hanno capito che il suo cognome era Corleone, invece era Andolini. So yeah, si è chiamato tutta la vita Corleone. This big community, every morning I talk with people, and I wasn't aware about this big community in St. Louis. I always talk about our story, that one of my guests one day told me that he was from Omaha and I had no idea. Quindi sto dicendo, Tammy, lei è di St. Louis nel Missouri. Sì. E lì c'è una grandissima comunità italiana, italo-americana, che si chiama La Collina, The Hill. Siccome io tutte le mattine ho i miei gruppi di 15 americani, io tutte le mattine ci stono la testa a tutti. Durante la pausa, mentre loro vanno in bagno, per intrattenerli io incomincio, lo sapete come questa compagnia ha cambiato la mia vita e quella del mio paese? Perché un giorno, mentre stavo lavorando, durante la pausa, uno di loro è venuto da me e mi ha detto io pure vengo da Carlentini. Ho detto ma che mi stai dicendo? E gli racconto tutta la storia di come è cominciato tutto nel 2017. Un giorno una signora che ha fatto, eravamo al bar, si è preso un tovagliolino del bar e per tutto il tempo poi mi ha inseguito fino alla fine, se l'è conservato, se l'è tenuto, e quando poi mi ha salutato mi ha detto mi raccomando devi scrivere a queste email. So one day I communicate with her, now we are friends, and I would like to know better about the community in St. Louis. One day during the break, as always, I was talking about our story, and then one of the guests, it was 4 months ago, 6 months ago, last fall, she didn't tell anything to do not bother the entire group. She stole a little paper of the cafe, you know, where you have the coffee and you can use the napkins. And before leaving the group, she came closer to me to give me the hand, and she wrote me this. Sicilian population in St. Louis, The Hill, and then she gave me her email. So I think that this is the solution, Tommy. I think you should get in contact with The Hill and start having more researches, and if we are able to connect them with us, we can become even bigger, and we can create a nest. We can match our family trees, for example. Right. Do you know the baseball player Joe Garagiola? No. Yogi Berra too. Yes, Yogi Berra. Sorry. Yes. Well, anyway, they came to America, and they're real, very famous baseball players, but they all came from the Hill. So they became. I apologize. We don't follow baseball that much. We don't follow at all. Allora c'è anche un giocatore di baseball famosissimo che viene da Italy or Sicily? Sicily. Sicily. Can you repeat his name, please?
Joe Uh, Gaggiola. And Joe Lawrence- Garagiola. Gargiola? In Gaggiola. Gargiola. Io conosco una giocatrice di basket italiana. È incredibile. No, della basket Joe Priolo. Garagiola. Gargiola, no. Questa ragazza invece si chiamava Ingargiola ed era una campionessa di basket della Priolo Montedison. Bravissime erano queste ragazze. Erano Ok. arrivate a un buon livello, veramente. E lui è Erano... un campione di Apollo the basket, di Apollo the baseball Jet. in America e ha origini siciliane. Secondo me sto Gargiola è Ingargiola perché è un nome siciliano. Ingargiola. Sì, probably they made a mistake when he arrived there because there is a, Pare che si chiamava Elena Ingargiola. IN at the beginning Era missing. alta 1,90 m sta Ingargiola. ragazza, proprio una cosa E ci posso spaventosa. credere. E quindi a St. Louis c'è una gigante, immensa comunità anche lì di italo-americani. Così come questa settimana sono entrata in contatto con la comunità, lo dicevamo l'altra volta, che da Racalmuto sono gemellati con una città che si chiama Hamilton in Canada. Ah, Joe Gargiola. Gargiola, yeah. Ah, okay. Of the 26, I see. Yogi Burr says nobody goes there anymore because it's too busy. Too crowded. Mm. Yeah. So happy that he made the difference in this amazing sport. They're both from the Hill. Right. And Eleonora, they're here in Texas, we have an Italian club, and we do have some people from the Hill that are a part of our Italian club, and they've just kind of joined up with us. So I did want to get in touch with her. Okay, and what's the name of this club? New York Yankees and the St. Louis Cardinals. No, I didn't get it, Dean. I'm sorry. I'll type it in. Grazie. C'è anche un posto lì dove tutta la comunità italo-americana va e molta gente di questa associazione The Hill, la collina, vanno per incontrarsi. E quindi ora Nick, scusami, Dean lo scrive. Ah, devi dire che anche noi siamo in una collina. The Hill of Carlentini. È vero. Silvana, she said we are on the top of a hill too. So we could be the hill as well. It's true. There is just Carlentini like this. Well, I think most major cities in the US have some Italian section. Like when we were in Boston last fall, we did the Freedom Trail. And we would go to the Italian section, and all the restaurants are there. You know, St. Louis has it, New York. Like most big cities have it. In Boston? In Boston? Boston. Mm-hmm. Ok, a Boston c'è un quartiere che praticamente è tutto una zona dove si concentrano the Italians or the names of the cities of the United States. Is a place, a neighborhood in Boston where there are the names of the cities of the United States? There is just the little Italy section of Boston. Ah, ok, c'è Little Italy a Boston, è molto bella pure. Così come oggi ho scoperto per caso che c'è un monte Etna in California. Beh, certo, da tutte cose l'hanno copiato. Siracusa, Augusta. Is that true that there is a Mount Etna in California? Are you aware with this name, Etna Mountain, California? Silvana says, of course, they copied even the name of our volcano. No, They we took do not have a Mount Etna and they in took even the California. volcano. I was like, come on, Silvana. No. We have active volcanoes in California. Mount Lassen is an active volcano. There is an Etna, California.
There is a There's a town, city Etna. called Etna, yes. Etna. C'è una Ah, città, si chiama California. a city called Etna. That's good to know. But I thought that was a mountain. I'm sorry. A city called Etna. You see, we never stop learning. Penso che in California ci Non siano si i smette- vulcani, perché in genere nei territori molto sismici c'è sempre una linea di vulcani. Sì, Non non so si se smette ce l'hanno mai di anche loro. imparare. Sì, c'hanno un vulcano attivo, sta dicendo Nick. Nick, Infatti, nelle There faglie is, ci sono sempre. there is an Etna Infatti mountain. noi abbiamo. As well? In Italia si dice che c'è la linea dei vulcani che parte dall'Etna e finisce al Vesuvio. Se tu vedi, c'è Etna, poi Stromboli e Vesuvio che sono tutti sulla stessa linea. In realtà è una linea immaginaria che parte dall'Islanda, taglia la Sicuramente, Francia, sicuramente. finisce, continua in Italia e poi in Africa taglia fino al Kilimangiaro. It's north of Sacramento, quindicesimo- Mount Etna. I see. Ieri il Nice. quindicesimo no, il A lot of quindicesimo people meridiano. came from Carlentini to Omaha, then they went to Omaha to San Jose, California. There's quite a few Sicilians out there. So it was like a secondary chain migration out. Invece Lucy, mi chiedo se un giorno tramite magari quei registri dove ci sono catalogati tutte quelle persone che se ne sono andate, se sarebbe possibile, non so in quanti mesi di ricerca, in quanti mesi di tempo, riuscire a risalire a esattamente il numero di quanti se ne sono andati. Mi chiedo se quando andavano via loro richiedevano magari un passaporto o un documento che era richiesto per andare proprio negli Stati Uniti, cioè noi sappiamo dove se ne andavano? Non lo so, sai, posso vedere questa cosa. Allora, Sai, forse nel libro sì. che mi hanno dato quelli di Omaha in inglese ci sono dei numeri, però parlano solo di numeri di persone che andavano a Omaha, ovviamente, quindi non ci sarà il numero completo delle persone che partivano, perché non penso che tutti i carlentinesi sono andati a Omaha, penso siano la maggior parte di sicuro, però credo ce ne siano anche altri, quindi ma a me piacerebbe fare una ricerca di questo genere, però non ho tempo in questo periodo. Quando mi metto in pensione incrociamo i dati di questo libro. Lucy, I'm wondering ma lo sai che la mia tesi all'università che devo fare prossimamente, perché ho chiesto la tesi per laurearmi, è proprio su questo argomento, l'immigrazione a Carlentini. E lo so, devo dare una materia e quella è la mia... Se ti serve questo libro io te lo do, perché io già l'ho tradotto, poi... Perché dovrò lavorare su questo prossimamente. Io lo sto guardando, sai, perché per vedere se c'è qualche incongruenza nella traduzione, perché quando tu fai la traduzione dell'inglese con Google non è che corrisponde tutto, poi sto dando una guardata per vedere se i verbi sono messi al posto giusto. Però questa è una cosa che potrò fare, perché è proprio ce l'ho come all'università per la tesi di laurea, quindi ci dovrò lavorare. Là ci sono numeri. Ci sono i numeri proprio, le percentuali. Mi piacerebbe poi leggere la tua tesi. So, I asked to Lucy. Certo. Anche perché mi dovresti dare una mano, e poi... Luckily we have just two people from Carlentini. Poi mi chiederò. Okay. So, but they understand each other, even they keep talking to each other. It's amazing, as you can see. So I was asking to Lucy if is there a way to discover exactly how many people left in Carlentini going to Omaha, because maybe to go to the United States during the past there was some document that wasn't required, such a passport or a particular paper. So I wonder if they emigrated and they went to Omaha, if we can understand through the registers that we have nowadays, because there is a section in the Ufficio Stato Civile, I don't know if you remember when we saw the video, there is a section of all the people who left, who moved somewhere else. And then I wonder if there inside there is written where they go, where they went.
And at that point, we can write them down, all of those names, and understand how many. And Lucy said that one day or another, this information, this will be a research that we will do, because now she's attending a university, and for her thesis, she chose exactly this topic, the phenomenon of the emigration from Carlentini to Omaha. So Silvana will give her the book of Italians in Omaha, and Lucy will start those researches for her thesis one day. So we hope that when you will finish this thesis, first of all, if we can help you, just ask, se ti possiamo aiutare. And when it will be ready, we would love to read it. I could give her a list of Abbiamo questo libro, ora poi glielo passo, magari le mando il file perché è in formato Word, quindi se lo può leggere tranquillamente. Grazie. Brava. Sì. Figurati. Dean, you said you had a list of people? give her a list of surnames, prominent surnames from Carlentini and Lentini that ended up in Omaha. That'd be a good start. So You hear can I that, go Laura? back to the Mount Etna topic for just a minute? I put the description of the Mount Etna in California in there. It's a mountain that's 7,500 feet, which I'm not sure how that's probably what, around 2,000 meters. And so that's about half as tall as the tallest mountains in California. So I think they should take that name off of that mountain in California because it's an insult to Mount Etna of Sicily. Come on, someone gave to it. Maybe it was a poor mountain without a name. No, we're so happy. Nick ha detto, siccome è 2000 metri, è Basciulida, giustamente, diceva un insulto al Monte Etna della Sicilia, perché non è nemmeno la montagna più alta della California, è una montagna come un'altra. E allora lui dice è un insulto, glielo dovrebbero togliere questo nome. Ho detto, come? Quella montagna era tanto contenta ora che ha un nome, prima non ce l'aveva. È sempre interessante fare questi meeting. It's always interesting to have those meetings, I have to tell you. It's always a learning. C'è sempre qualcosa da imparare. Bene. Va bene. 2,000 meters is pretty high, but it doesn't compare to 5,000 meters. It's true. Okay, Nick, are you ready to come? Oh my goodness. I can't sleep at night. I'm so excited. Non sta dormendo la notte perché sa che adesso sta per venire. Ma quanti sono? Sono lui, la moglie e la figlia? Sono in tre? Lui e la moglie, e poi più avanti verrà anche la figlia. Passeranno una settimana prima in tour in tutta la Sicilia e poi saranno 5 giorni a Carlentini. E Ma anche 30... la figlia con loro? Sì, poi la figlia sarà anche con loro, sì. Perfetto. Il Quindi se da qualche parte, se andiamo da qualche parte nei giorni che sì, coinvolgeteli. Il 29 aprile sera arrivano ad Agnone, vanno a questa casa al mare ad Agnone. Il 30 mattina mia figlia arriva a Catania aprile 28. Un giorno prima, quindi. Ah, ok. Il 28 a Quindi Catania. poi fino al 3 o al 4 di maggio a Carlentini. Il 2 mattina è dedicato al sindaco, all'ufficio anagrafe, stato civile. Ora stiamo cercando, la prossima settimana dovrebbe collegarsi all'aggancio che abbiamo all'archivio di Stato di Siracusa, dove sta facendo un ottimo lavoro nel
digitalizzare tantissimi registri perché stanno riuscendo a ottenere delle donazioni, dei modi per poter Se ci pagare degli riesco, voglio studenti. fare incontrare Nick con padre Siena. Vediamo. Se ce ne vai, sarebbe bellissimo. Stanno riuscendo a pagare questi studenti per fare tutte queste scannerizzazioni e poi io sto aspettando a giorni un contatto con un ragazzo che è discendente della prima famiglia di mormoni che in Sicilia è nata a Ragusa una cinquantina di anni fa e lui insieme a tutta la sua famiglia hanno raccolto dati su dati, Ma dico, ma questa tradizione dei mormoni in Sicilia, da dove viene? La prima comunità a Ragusa è stata fondata da questa signora che discendeva da una famiglia di mormoni e che si è sposata con un ragusano e loro fanno di cognome, te lo dico subito perché è interessante questa notizia per tutti. Ce l'hai presente il film Thelma e Louise? Io non l'ho visto sto film. Una delle due attrici, Susan... Susan Sarandon. Ecco, Susan Sarandon. Il criscione proviene da famiglia. Sì, E praticamente è venuta anche in Italia, si sono incontrati con i parenti. Sì, lei è diventata cittadina onoraria di Ragusa. Certo. E questo mi piace questa attrice, è bravissima. Esatto, questo Criscione è il nonno di questo ragazzo che io ho conosciuto, Giovanni, e praticamente questa signora ha convertito tutta la famiglia. So I was saying to Silvana that and Lucy, I was keeping them updated that maybe next week we will have an employee of the Ufficio Stato Civile of Siracusa, but as always, I don't want to put the expectations too high. So if he will be there, we will meet him and we can ask him questions, because as you know, in the Ufficio Stato Civile of Siracusa, there are all the registers of all the county, and he's helping a lot because he's trying to pay volunteers who are not volunteers. They are students of the university. He's trying to pay them through donations, and they're helping a lot making the scanning all the registers. So they're adding a lot of documents online in their virtual registers in the Ufficio del Tribunale di Siracusa. And this week, I'm still waiting for this contact about this Mormon. His name is Giovanni Criscione, who is related with Susan, the actress of Thelma and Louise, who Susan Sarandon has a Criscione in her name because she has Sicilian origins. And she obtained the honored citizenship in Ragusa years ago, thanks to this association that I'm trying to get in contact with, Ragusani nel Mondo. And who discovered this is this guy, Giovanni, who is a Mormon. And thanks to his researches, he went back to Susan. But now the good news for us is that the Mormons, they arrived in Ragusa because his great-grandmother was a Mormon, and she converted all the family. And even all the kids of the kids of the kids, now they are Mormons, and they have very restricted rules. In this moment, he's in Dubai, and he's working as translator for the Italian government in the Emirates. So, who knows, so maybe he can explain us a lot of things about researches. He has worked on his own family tree, for example, for a long time, and he has collected a lot of information. So why not? He's one of us, let's say. È uno di noi questo mormone, perché ha fatto ricerche tutta la vita. Ed è sempre interessante. Yes, she has now she's honored citizen of Ragusa. She's on Finding Your Roots with Henry Lane.
Comunque anche Lady Gaga ha dei parenti in Sicilia. Dice che è parente di Cristiano Malgioglio. Sì, Lady Gaga as well, it's true. È vero. Ok. Da quando ce n'è che noi non conosciamo. We learn all the time. So, okay. The mother I was think, in the clubs. yes, Dean. The mother was Sicilian, and she worked in the clubs. She worked in the nightclubs in New York. Of Susan? Yeah, The father or the mother? Mother was Sicilian? yeah, the mother. Ah, the mother was Sicilian, okay. And she used to work in the clubs in New York? Yes. Ah, how did you know that? It was on a TV show called Finding Your Roots with Henry Louis Gates. It's on Tuesday nights. It'll be on tonight. Probably can't see it in Sicily, but it's on public television. Ah, ok, ho capito. So, la mamma di Susan Sarandon era una donna che lavorava nei club a New York. She is Laura Marie Cusoni. Can you go up so we can see her picture so I can take a screenshot about this story? Oh yeah, she's so beautiful, huh? È bella. Questa attrice mi è sempre piaciuta. Sì, sì. Okay. Quella anche di Shall We Dance? Mi pare di sì. Thelma e Louise sono sì, certo al 100%. Sì, ha fatto anche Shall We Dance. Sì. Nice. Last week they had Tony Danza on. His mother was from Sicily. His father was from Italy. Oh, so beautiful. I eat like Sicilians, she says. Mangio come siciliani. Visto? Jennifer Lopez e Susan Sarandon, Richard Gere. Following the Mediterranean diet. I'm Sicilian from my father's side. Oh, so beautiful. I think she came several times. I don't know if she bought she went even on a Rai one. Live UNCT. Che tempo che fa? Università di Catania. Università di Catania. Live UNCT. Ah, usciamo di tutte cose, eccetera. Sì, Live UniCT, it's true. This is the University of Catania. I have to tell you something. I have to keep you updated about the projects that are going on. This summer in Carlentini, we will have 4 universities coming. The mayor told us 2 days ago. We will have the University of Design of Basilea in Stockholm. We will have the University of Archaeology of Rome and the University of Beautiful Arts of Syracuse, and they will work all together simultaneously into the archaeological area and to make our city nicer, let's say. So it will be July and August. So we are very happy that all of those projects are going on, and we are trying to connect those people who are coming already 100% with universities in Omaha in the same field, design, beautiful arts, and archaeology. So if you have those kind of connections for us are very helpful because they can send their students this summer already. Dicevo, l'ultimo aggiornamento importante del fronte dell'associazione è che parlavamo l'altro ieri col sindaco, questa estate ci saranno a Carlentini 4 università, l'università di Tor Vergata sempre per quanto riguarda i lavori all'area archeologica, quindi l'università di archeologia, l'università del design di Basilea e di Stoccolma continueranno ad arredare Borgorizia riutilizzando mobili
ormai abbandonati, e poi ci sarà l'Università di Belle Arti di Siracusa. E quindi, visto che ci saranno già questi studenti che verranno a Carlentini tra luglio e agosto, stiamo cercando degli agganci proprio con le università di Omaha riguardo design, archeologia e appunto belle arti. Magari riusciamo a mettere in comunicazione già queste università e usare Carlentini come centro e punto di incontro di tutti questi studenti. Chi lo sa, teniamo le dita incrociate, magari riusciamo Però, sai, per fare in modo che questa cosa possa andare veramente bene, bisognerebbe creare un sistema di trasporto dei ragazzi, perché lì sono un po' isolati a Borgorizza. Bisognerebbe pensare fortemente a questo, perché sennò rimane una cosa un po' a sé stante. Non lo so il sindaco come la sta organizzando questa cosa, però questo glielo puoi glielo suggerire. chiederò eventualmente se c'è bisogno di mettere Perché una sì, rete, è macchina a un po' lontano da disposizione. Carlentini, diciamo, che non è... Lo so. Cioè, ha questo piccolo inconveniente, questa cosa. È bello riprenderla, sicuramente. Io mi ricordo che quando eravamo piccoli ci facevano la colonia estiva lì. Mio marito se ne è fatte colonie a Borgorizzo quando era piccolo. Sì. Borgorizza. Tu pensa che allora non c'era neanche la corrente elettrica e ci andavamo con il lume a gas. Che la sera andavamo a trovarli, i ragazzi, io non ci andavo, i maschi più che altro. E si mangiava lì, tutto al buio, solo con quei lumi a gas, era una cosa particolare. Ok. So when Avrò she was a avuto child, 6-7 anni. Stefana, in Borgorizza, there wasn't electricity. So they used to go there with the lamps, with the oil. So it was a nice atmosphere because they had the habit to have dinners over there in the night. And it was a nice atmosphere because of this reason. Mio marito ha tanti episodi da raccontare su Borgorizza perché lui ha fatto tutte le colonie estive e insieme con padre Favara c'era il parroco della città e poi c'erano le signorine. He's one of my students. One of my Ciao. students when I used to teach. And tonight we are friends as well. So tonight he's sleeping here with his sister. He's Elia. How do you remember in English how do you say? Come mi chiamo? Te lo ricordi come si diceva in inglese? Il mio nome è... Dai. Salutare Eleonora che sta dormendo. Tutte le lezioni di inglese andate tutte bene. All the English lessons, as you can see, they went pretty well. Al bacio. he's red, he's blushing. Va bene, va, io vi lascio per stasera che già è tardi. I think that the evening went pretty good. Grazie Lucy per essere stata con noi, grazie a tutti, Dean, Bob, Anita, Marianne, Chris, Silvana come sempre. Nick, where did you go? Tammy, Mary Kay, Anthony, Deborah, Jim. Nick, did you take the flight already? Già sei imbarcato sull'aereo. È super in questo periodo. Ora vediamo se riusciamo anche a... Grazie per aver condiviso anche l'email, perfetto. A combinare anche un incontro a sto punto col Marinella pure, la dobbiamo portare a casa della Bistritto. Mamma mia, quante ore ci vorrebbero, vediamo. No, però bisogna accettarla questa cosa che ti ho detto io, perché è una mia ipotesi, quindi bisogna essere certi. Sì, ho fatto una foto, adesso gliela mando, vediamo se mi risponde. Vedi lei che ne pensa, perché io presumo che sia probabile, però la certezza della... Anche perché a Carlentini ce ne sono molti che si chiamano in serra. Certo. Magari i parenti di cui parla lei sono proprio i suoi personali, non del marito. E lo scopriremo presto. Appunto. Ok, va bene. Una buonanotte Ciao a tutti. Ciao. Buonanotte, ci vediamo la prossima volta. See you next Poi a time. Lusi glielo mando il libro, ci teniamo in contatto. Grazie. Tanto tu me lo puoi mandare subito. Come? Me lo puoi mandare anche, cioè cartaceo volendo, dello stesso piano, dal terzo piano al piano primo, no? Ah no, io te lo mando con la mail perché cartaceo non l'ho stampato ancora. No, meglio così risparmiamo qualche albero.
Grazie, grazie Silvana. Buonanotte. Niente, Ciao a figurati. tutti. Ciao, Ciao, buonanotte. ciao. Ciao. Nick, where are you? Eleonora, È Sì. scappato. Eleonora, I put a note in there for you in the chat. About the club in Dallas. No, it's about the sisters raising the other sister's daughter. Bob. I think I missed this. The book that we sent. Eleonora, pages 26 and 27 Yeah. of the book Anita sent to talk about the little girl Constance Joan being raised by her mother's sister after her mother's passed away. Rose mentioned on page 26 was my mother. Okay, so should be one of them. I have my section of Omaha right around the corner. Always here in my desk. So this is the Anita's book. Page It's the 26. other book. It's the other book. Is the other? Okay. Yeah, that's the photo album. It's the other book. Oh yeah, Constance and John Bennett. I see. You can read it later if you want. I mean, I Yes. just wanted to mention because we talked about Thank you. Yes, thank you. I would like to say hi to Nick, just to say see you next week. I think he went to do something, maybe a call. Who knows? Usually he doesn't leave us for so long. Maybe something happened. I don't know. Feel free to go. Feel free to go. He said he was having his roof redone, so maybe that's where he had went. Ah, okay. So he left a message in our chat. No, I was talking to him earlier, and he said that his roof, he was having his roof replaced. Maybe he has to talk to contractors. I don't know. His house caved in. I just wanted to wish him a good trip before we all signed off. But Yeah, exactly. yeah, This is because what I want him to have a good time. He'll be back next week, won't he? He'll be here next week. So Nick, you have to see the recording in progress to know what we are saying about you. It will be like a surprise, the hidden part of the movie. He's going to be here next week, isn't he? No, I don't think so. I think he's leaving Sunday, isn't he? The 17th? Is that next weekend? No, that's Or is week. that Well, that's the week after. That's 2 weeks. I thought he said he was going to be gone next week, but maybe I didn't hear right. He said the 17th, but this is only the 5th. Oh, okay. Oh, well then never mind. I'll tell him next week. But there's one more meeting left before he leaves. Oh, okay. Yeah, I have another. I'll be here next week too. Oh, all Okay, right. you're here. Okay, I we was were going to waiting wish you for a good you trip, but I'll to check end up. Bye, We were everybody. waiting for you to end up our meeting. Oh, okay. Yeah, no worries. I have a project on my roof and I had to go deal with the Yeah, contractor. Tammy, she said that you were probably busy with the roof of the house. Okay, so you have a Okay. good night. Good evening. See you Ciao a next tutti. week. Ciao. Sì, ciao ciao. Prossimo Thank you. settimana. Bravo, alla prossima settimana. Ciao.